Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siamo pronti a queste previsioni energetiche del nostro divino maschile e divino femminile dal 7 al 13 febbraio. Oggi li abbiamo portati dal parrucchiere, abbiamo messo un po' di fiorellini nuovi che stanno qua di fronte a casa mia, sai quelli che nascono così. Ecco, volevo farvi la permanente. Va bene? Proprio perché avevate bisogno di un restauro, come tutte noi ci apprestiamo a vivere il nostro restauro epocale, anche loro meritano il loro restauro. Infatti adesso vedi sono un po' più sgargianti, ecco. Quindi, mie adorate, miei adorati, allora, ne vogliamo parlare di questo portale del 2/2/2022? Allora, prima di tutto voglio dirvi che vi ho sentito tutte e tutti e sto leggendo le mail di supporto veramente straordinario, ci siamo sentite veramente tutte. È stato fatto un lavoro energetico di portata epocale, ragazze mie. L'altra notte, tutta la giornata, siamo arrivate a tutti e a tutte, confermo e sottoscrivo, ok? È stato meraviglioso e stiamo creando veramente qualcosa di epocale. Io non lo so descrivere perché ho dei picchi proprio energetici che veramente ti... non lo so descrivere come sono questi picchi energetici. Fatto sta che la luce è dirompente, la luce è dirompente, ragazze mie. E quindi che cosa fa quando la luce è dirompente? Cosa succede? Che laddove ci sono delle zone ancora in ombra, la luce tende a spingere, perché Gaia, Madre Terra, sta accelerando la frequenza proprio del suo essere, portando a galla in modo dirompente tutta l'oscurità rimasta. E questo lo vediamo nel micro così nel macro, dentro di noi e fuori di noi. Dentro di noi vediamo esplodere questa luce con fenomeni di vario tipo a seconda proprio del livello di coscienza di ognuno di noi, no? Ci possono essere del fortissimi mal di testa, come abbiamo spiegato anche la settimana scorsa, degli stati emotivi, picchi di gioia assoluti e subito dopo pianti disperati. Beh, ragazze, questo si chiama risveglio, ok? E noi sappiamo come adempiere a questo risveglio. Lo studiamo e vi ho messo nel post in community, pure per le ragazze nuove che non lo sapessero, andate nella mia sezione community e trovate tutti i libri per supportare il risveglio di coscienza. Che poi quei libri, ragazze, sono gli scalpelli che servono alla parte mentale per capire qual è la verità. La vera conoscenza è ciò che si apprende attraverso l'intuito, perché si accede alla memoria akashica, ok? Non la apprendiamo attraverso i libri veniamo a conoscenza, no? A conoscenza attraverso lo studio. Quel venire a conoscenza è una sorta di scalpello che destruttura un limite mentale che non faceva accedere la conoscenza dell'intuito, ok? E quindi poi andiamo a praticare quella conoscenza che abbiamo acquisito attraverso i libri, attraverso l'esperienza empirica proprio della vita e le intuizioni che giungono in assonanza con quello, perché noi non dobbiamo fare altro che ricordare. Ok, noi leggiamo per destrutturare le parti mentali che ostruiscono l'intuizione e noi ricordiamo. Quel ricordare da dove veniamo e chi siamo, da quell'uno, tutto, dalla matrice universale, è la vera conoscenza. Ok, quindi ragazzi miei, questo portale è stato di una portata epocale, voglio dire. Allora, che succede quando la Kundalini si sveglia, ragazze? Cioè, mentre la luce è dirompente, possiamo subire dei traumi emotivi. O meglio, scusatemi, non è che subiamo dei traumi emotivi, subiamo il rilascio di quei traumi emotivi e ciò significa che quel rilascio deve passare attraverso i nostri corpi, corpo fisico, corpo eterico e corpo astrale. Quindi noi dobbiamo, c'è una sorta di disidentificazione da quel trauma, ecco perché fa male, ok? All'inizio, quando arrivano queste botte di luce, fa male perché quando la Kundalini si risveglia deve passare attraverso tutti i chakra. Laddove c'è un'ostruzione o un ristagno di energia, fa male, fa male. Ricorda il controllo, il possesso, l'attaccamento, cioè ricorda tutto questo in modo repentino per fare il passaggio, ok?
Quindi, ragazze mie, sta succedendo qualcosa di veramente straordinario. Allora, vi dico una cosa. Chiunque abbia operato nel buio svanirà nell'ombra stessa delle proprie tenebre. Ok? E quindi siate radicati in voi stessi, fidatevi della vostra guida divina. Tutti i risvegliati hanno finito di combattere con le proprie ombre, ok? Ora dobbiamo essere radicati e presenti a noi stessi. Solo in questo modo si aiuta il pianeta Terra a supportare la frequenza della quinta dimensione. E tutti gli altri nostri fratelli, come vi ho spiegato, ci saranno delle fuoriuscite di disperazione di alcuni nostri fratelli e noi con la presenza, fari di luce, ok? Noi, gli esseri umani, ci stiamo riprendendo il nostro pianeta e nessuno, e dico nessuno, adesso ha più potere su di noi. Abbiamo già passato la fase di transizione, in cui abbiamo vacillato, abbiamo avuto paura, ma grazie alla fede, alla fiducia, allo studio, abbiamo radicato in noi la conoscenza. La famiglia galattica, i maestri, è stata chiarissima su questo punto. La menzogna ha finito il suo tempo, la luce ha già vinto. E noi dobbiamo essere fermi, radicati, vigili e spudoratamente luminosi. Il tempo dei grandi festeggiamenti nella 3D è vicino. E siccome ciò che si manifesta sulla 3D si deve prima manifestare sul piano dell'etere, ecco, questo lo potete già presagire sulla pelle, come quella sensazione che vi fa battere il cuore, dice non so che ma mi sento così euforica, oh, ecco. E quindi quella sensazione che vi fa battere il cuore, vi fa sentire euforici nonostante tutto, dice ma è inspiegabile, sì, è spiegabile a livello logico, ma noi qua abbiamo fatto un lavoro epocale nel risvegliare il divino femminile, aspettate un attimo, cioè nel sentire, nell'accogliere la guida divina. E quindi quella cosa che vi fa gioire nonostante la falsità che ci continuano a proporre della narrativa ufficiale. Allora sorridiamo per favore, dai. Allora io vi dico quello che faccio io. Vi consiglio di fare quei 10 minuti al giorno di cui vi avevo parlato prima, no? In cui spegnete tutto. Fateli diventare 30 minuti, poi 50, poi 2 ore e via dicendo. Fatevi guidare dalla vostra guida divina, eliminando quella spazzatura di pensiero, di egregora negativa del piano astrale. Che le egregore sono pensieri ripetuti dalle persone per centinaia di anni. È un'egregore negativa che si sta dissolvendo. Il nuovo mondo lo state creando adesso. Quando spegnete tutto e vi immergete nella bellezza di Madre Terra, lì state creando il nuovo mondo. Allora vi dico, passeggiate sull'erba, ballate sull'erba, ballate senza musica, quella che accendete voi, fatevi trasportare dal ritmo di Madre Terra, ballate come più vi detta l'intuito. Guardate un albero, fissate un albero, mantenete il focus sull'albero, o guardate un fiore, giocate con i fiori, eccetera, eccetera. Fatevi proprio guidare e ispirare dal vostro divino. Come diceva Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo. Ed è questo che stiamo creando. La bellezza stiamo riportando sul pianeta. Ragazze mie e ragazzi miei, noi rappresentiamo quella parte di umanità che si è schierata non in difesa di se stessi, ma in difesa della vita.
della bellezza, della dignità, della capacità di decidere individualmente ed autonomamente in base al proprio sentire. Quindi siamo la parte più preziosa, custodi, esponenti e mandatari del sacro umano impero. E allora supportiamo Madre Terra, supportiamo i nostri fratelli, siamo fari, in modo tale che la loro coscienza si possa aprire ed espandere laddove c'è uno spiraglio di luce. Ok? Quindi ragazzi miei e ragazzi miei, io vi ringrazio tanto perché stiamo creando, ricreando la bellezza della vita. Ok? Siate l'equilibrio, siate la virtù. Lasciatevi proprio ispirare, ragazze mie. Noi abbiamo lavorato veramente vite intere per mettere in equilibrio questo sacro divino maschile e sacro divino femminile. E quindi lasciamoci ispirare dall'intuito, intuito, tanto, tantissime di voi sanno già che sto dicendo. Ok, detto questo, tu stai riprendendo? Sì. Detto questo, ragazze mie, andiamo a vedere cosa ci vogliono dire i maestri, i 72 angeli, riguardo al nostro intuito, cosa riceviamo e cosa dobbiamo andare a manifestare nel mondo per andare incontro al nostro massimo bene superiore e manifestare il nostro capolavoro di vita. E quindi partiamo. Allora, partiamo subito e vediamo il nostro divino maschile, azione nel mondo, e il nostro divino femminile, ricezione, rispettivamente consacrati e battezzati lui e lei, i grandi archetipi che convivono all'interno di noi, i grandi archetipi delle fiamme gemelle, che all'interno di noi convivono, al di là se fuori esiste la fiamma oppure no. Sono i grandi archetipi che convivono dentro di noi e tutte le azioni che facciamo nel mondo, sbagli compresi, sono orientati, quello che la nostra mente giudica sbaglio, non esiste lo sbaglio sul piano dell'esperienza, siamo qui per fare l'esperienza e quindi sbagliando si impara, questo è un pianeta scuola, quindi facendo tale esperienza aneliamo a manifestare il grande capolavoro della nostra vita. Allora, chiediamo ai 72 angeli e ai maestri ascesi per questa settimana dal 7 al 13 febbraio, con questo suggellamento di armonizzazione del 2/2/2022 avvenuto e che è ancora in corso. Quali sono i dettami per questa settimana, per favore? Quindi, come dico sempre, questo video lo possono guardare tutti, coppia, non coppia, coppie, come dire, chi sta accanto alla persona che ama, chi non sta accanto alla persona che ha, tutti, ok, lasciatevi ispirare dalle informazioni che arrivano, quello che non vi risuona lasciatelo cadere all'universo. Allora, divino maschile, divino femminile, Osho Zen, anche questa settimana i segni zodiacali li abbiamo già fatti, quindi faremo soltanto il grande blocco del lui-lei. Poi questa settimana ne abbiamo fatti uno per uno, come anche la scorsa. Non credo riuscirò a farli sempre uno per uno perché è un lavoro un po' più impegnativo e sapete io che devo barcamenarmi in 200 miliardi di cose da fare, sempre al servizio della grande causa, quindi questa volta ho voluto dedicarmi, magari lo faremo sporadicamente, ma lo faremo. Ok. Settimana dal 7 al 13 febbraio, lui-lei, divino maschile, divino femminile, mettiamoci lo sciamano, le attitudini che utilizzeranno lui e lei in questa settimana nel manifestare il progetto
dei grandi archetipi. Come dico sempre, i grandi archetipi, ma lo spiego sempre nei miei video, ragazzi miei, quelli di Fiamme Gemelle, sono i grandi archetipi che convivono all'interno di noi e sono quei dettami che ci arrivano per manifestare il massimo grado di coscienza raggiungibile in una data incarnazione, a seconda del livello di coscienza da cui partiamo, ok? Allora, angeli del cuore. Scusate ragazzi miei, mi sta suonando un attimo il telefono. Eccoci qua ragazzi miei, scusate perché quando lo metto vicino è il silenzioso. Allora, che stavamo facendo? Sì, ok, eccolo, vediamo. Qua andiamo a vedere il resto. Ragazzi, che mettiamo altro? Ah sì, l'arcano maggiore. Allora, qual è l'arcano maggiore? Essenza archetipica che governa i dettami dei grandi archetipi in questa settimana, per favore. Vediamo un po'. Poi l'angelo, scusa, aspetta, l'angelo l'ho messo qua sopra. Ecco, adesso faccio cadere tutto, aspettate un attimo. Aspetta. Allora, ecco qua. Ok. Allora, vediamo. Qual è l'angelo, per favore, corrispondente a questa stesa? Poi ci mettiamo la porta. Qual è la porta che si apre in questa settimana? Mettiamola al dritto, aspetta. Vabbè, la mettiamo al dritto dopo. Ok. La porta che si apre in questa settimana qual è? Cosa ci viene rivelato? Tada! Allora, si vede? Ecco qua. Allora, partiamo subito. Allora, per chi è solo, che non ha nessuno, poi lo andiamo a specificare durante il corso della lettura, il nostro divino maschile sono le azioni del mondo, quindi ciò che andiamo a manifestare nel mondo, il nostro intuito divino femminile, ciò che riceviamo affinché noi possiamo adempiere alla manifestazione del massimo bene superiore. Ok? Quindi ciò che manifestiamo nel mondo da chiunque è altro da noi e come sono le nostre azioni nel mondo, come ci facciamo il caffè, come ci prepariamo la colazione, come ci cuciniamo, ok? Questa è l'azione, a che parliamo col giornalaio, il palettiere, il fruttivendolo, l'altro da noi, tutto ciò che facciamo fuori, questo è tutto ciò che facciamo dentro, ok? Andiamo a vedere le nostre azioni nel mondo e il nostro lui. Ah, ecco, vogliamo fare un minuto di silenzio a questa carta? Anime gemelle, ok, ragazze, e già si preannuncia un titolone. Anime gemelle, ragazze, che vuol dire sta carta nelle azioni, nella manifestazione, nel lui? Allora, prima di tutto partiamo dall'azione del mondo nostra. Allora, noi andiamo a manifestare, ragazze mie, nel mondo delle azioni che parlano di perfetta integrazione della nostra intuizione con la nostra manifestazione. Okay? Noi andremo a manifestare nel mondo delle azioni che parlano di cooperazione, di fratellanza, di unità, è proprio quello la cosa del nuovo mondo. E non tergiversiamo su niente. Andremo a manifestare delle azioni che parlano di cooperazione e andremo a trovare in questa settimana tutte le anime affini. Le anime gemelle sono le anime affini, che possono essere i nostri migliori amici, quelli dove non ci sentiamo giudicati, dove c'è fratellanza, dove c'è
dove non c'è vergogna di essere chi si è. E quindi noi andiamo a manifestare azioni nel mondo insieme a persone affini alla nostra stessa frequenza, la famiglia animica. Ora, azioni nel mondo che parlano di perfetta cooperazione, di fratellanza, giustizia e dignità. Ora, rispetto a un lui specifico si rende conto che c'è una lei specifica che ha la chiave del suo cuore in mano e si rende conto che lui ha la chiave del cuore di lei. Quindi qua un lui specifico si rende conto che la persona, la sua fiamma gemella, la sua anima gemella, c'è una persona specifica al di là di tutto quello che si può vivere che ha la chiave del suo cuore. Senza dubbio, in questa settimana forse il 222 ti ha dato un po' in testa, forse ti sei ricordato, ecco, vabbè. Bellissimo, già che su lui mi capita un'anima gemella, guarda, capisco su di lei, noi siamo già nel divino femminile, siamo abituati a soffrire, ecco, diciamo che, cioè a risvegliare la nostra coscienza, per dirlo in termini poetici. Quindi, bellissimo, andiamo a vedere gli Osho Zen. E lotta, c'è una lotta qui, c'è una lotta. Allora, questa carta per alcuni di lui significa prima di tutto che c'è una lotta interiore nel voler ammettere in modo definitivo che c'è una donna specifica della sua vita con cui condividere la vita, che è la sua anima gemella, che c'è una lotta interna proprio nel non voler accettare ancora questa cosa, va bene? Da un'altra parte, per alcuni di lui che hanno già accettato questa cosa, un lottare per raggiungere questa anima gemella, un lottare per determinare tutte le situazioni esterne che non fanno più parte di questa frequenza della sua anima gemella, quindi lottare per raggiungere questa connessione. Alcuni lottare ancora perché non lottare contro la verità evidente di quello che sgorga all'interno di loro, ok? E ancora la mancanza di accettazione di questo. Per alcuni, ragazzi, ormai la luce ha già vinto, quindi è agli sgoccioli anche questa consapevolezza. Quindi lottare sia per raggiungere sia un po' ancora per resistenza. Comunque andiamo a vedere qua. L'acqua, che ti ho detto, l'acqua è la carta dello sciamano che parla di purificazione. L'acqua ti dice che in questa settimana lui non lesinerà nel sentire tutte le emozioni e viversele così come arrivano, ok? L'acqua ti dice se senti gioia, vivitela al 100%. Se senti dolore, piangi, sfogati, fallo, quindi purifica queste tue emozioni. L'acqua è proprio l'archetipo del femminile, no? È la ricettività. Lui è ricettivo nel sentire la sua anima gemella, nel sentire la persona del suo cuore e lotta nel conquistare questa attitudine, questa sensazione e a volte può anche lottare nel resistere ancora a questa cosa, ma non c'è niente da fare perché ormai è in ogni cellula del suo corpo. Cellula, sembra una cellula questa, vedi? Wow, ok, già, ok. Vediamo lei. Lei si trova a un bivio, ragazze mie. Qua c'è una scelta da compiere. Numero 13. Allora, qua c'è una trasformazione in atto, ragazze mie. Questa carta ti dice: vai per una strada che non conosci, però è il tuo intuito che ti sta dettando di andare lì perché è nuova. Oppure vai in una strada già asfaltata che già conosci e altri già hanno percorso prima di te. La domanda che faccio a te, che faccio pure a me, ecco. Quindi qua noi ci troviamo con questa trasformazione in atto, il 13, l'arcano 13, morte, trasformazione, che ci dice di stare, in questa settimana siamo a un bivio, dobbiamo prendere o la strada nuova o una strada vecchia. Qualsiasi scelta faremo in questa settimana è conforme comunque a una trasformazione. Perché se scegliamo una strada vecchia, dobbiamo rifare un certo tipo di esperienza. Ed è comunque giusto. Se scegliamo la strada nuova, dobbiamo fare un certo tipo di esperienza. Significa che abbiamo già acquisito le informazioni e i dettami karmici di una vecchia strada. Ok? E qua già vediamo un po' come vanno le carte, vediamo un po'. Ah, beh, te l'ho detto, qualsiasi strada prendiamo abbiamo successo in questa settimana. Noi ci troviamo a un bivio, ci troviamo a prendere una nuova strada, secondo me vale per tantissimo questa cosa perché altrimenti la carta di successo non mi esce. Avremo riconoscimenti pubblici, riconoscimenti nel sentirci, ecco mi sta fischiando anche l'orecchio, quindi sì. Abbiamo riconoscimenti, proprio saremo delle tigri in questa settimana, nel prendere una strada e aver avuto il fiuto di prendere la strada giusta,
successo in tutti gli ambiti. Vediamo con che attitudine sciamanica, perché noi abbiamo avuto il compimento. Ragazzi, questa carta del compimento ti dice che noi, il numero 9, abbiamo finito di ripetere i cicli karmici del passato, e quindi già ti dico che qua tantissime sceglieranno una strada nuova che non hanno mai intrapreso. Perché c'è stato il compimento di un ciclo karmico, 9. Quindi ragazzi miei, qua a livello intuitivo, siccome questo è Elohim che convive anche in lui, no? Quindi a livello intuitivo lui si renderà conto di dover fare una scelta affinché lui possa sentire il successo del suo intuito, cosa che prima non aveva mai sentito, e quindi va a manifestare qualcosa di totalmente nuovo che è inerente al sentire il divino femminile che proprio gli sta addosso come una, non so come dire, gli sta proprio addosso, ok? Allora ragazzi miei, qua noi in questa settimana avremo un successo strepitoso nel fare qualcosa che non abbiamo mai fatto, che ci andrà a sancire il compimento dell'avvenuta integrazione di cicli interi karmici. Andremo a manifestare nel mondo, anche se sei un uomo, azioni improntate a una pulizia totale del vecchio con l'acqua. Andremo a manifestare nel mondo con tanta veemenza, con tanta caparbietà, azioni che parlano di pulizia interiore, azioni che parlano di manifestazione dell'emozione, acqua, manifestazione del vero sentire. E questo sentire ci farà circondare di persone che viaggiano alla nostra stessa frequenza, famiglie animiche che si sono incarnate qui per un progetto ben preciso. Ok? Wow, ok, andiamo a vedere gli angeli del cuore. Perché dobbiamo lasciare andare sto bisogno di controllo. Permetti a questa situazione di svolgersi spontaneamente. Allora, questo è un ammonimento, mi viene da dire, è ammonimento. Chiunque di voi abbia ancora il bisogno di controllo, dobbiamo recidere questo cordone ossessivo. Lascia andare i bisogni di controllo proprio significa apriti alla vita. Apriti alla vita, perché ciò che è destinato a te di meraviglioso ti spetta di diritto. È chiaro, no? Ma io lo dico a voi, me lo sono detto a me per milioni di anni. Me lo sono detto a me per milioni di anni, ragazze mie. E quando io volevo il controllo sulle situazioni, ragazze, io stavo male. Io stavo male. Anche per esempio con le carte, no? Dobbiamo avere una certa disciplina con le carte. Io mi rendo conto che è una cosa compulsiva, è un'abitudine da cambiare. È difficilissimo cambiare un'abitudine, cioè è difficilissimo, però bisogna farlo. Quando si fa un lavoro interiore bisogna farlo. Cioè è imperativo. L'ho spiegato anche nel mio video magia iniziatica, quando si vuole cambiare un'abitudine è difficilissimo, e quando scegliamo di farlo e ci mettiamo tutto noi stessi e cadiamo e sbagliamo e ci rialziamo ancora, noi abbiamo delle gerarchie angeliche sopra che quando noi attiviamo questa voglia di cambiare un'abitudine veniamo premiati quando raggiungiamo l'avvenuta integrazione di quel cambio. Okay? Ci vengono date delle facoltà percettive, delle facoltà spirituali in più che prima non avremmo avuto, ok? Ok. Quindi lasciamo andare sul bisogno di controllo, va bene, no? Abbiamo qua l'acqua nella manifestazione, cioè vuol dire purifichiamo il vecchio yang, significa io mi lascio guidare dalle emozioni, cioè noi qua abbiamo un bivio, no? Allora sulla parte intuitiva, la parte intuitiva del passato ci porta ad avere il controllo delle situazioni, siccome qua abbiamo un cambio, cosa vogliamo fare? Vogliamo tornare indietro o andare avanti? Qua abbiamo un cambio totale rispetto, il compimento rispetto alla cosa intuitiva che diceva nel passato controlla, controlla, controlla. Ok? Perché? Perché c'è il controllo? Perché non sei sicura di te, perché non sei sicura della fede, non hai fiducia in te, non hai fiducia nella vita, non hai fiducia nel divino e quindi vuoi controllare. Ma non c'è niente che noi possiamo sapere al di là cioè noi non possiamo sapere il futuro, ragazze. Noi con le carte vediamo il potenziale del futuro e quindi l'energia in quel momento. Ma se in quel momento c'è una paura, tu vai a manifestare la paura nel futuro, mi spiego, no? Quando senti risuonare qualcosa di meraviglioso nelle carte, ok? Proprio risuonare nella pelle, tu lo senti, ok? Quella è la tua sfida.
Quella è la tua sfida. Lasciare andare il controllo significa, ok, quello che di meraviglioso la vita mi deve dare, mi spetta di diritto. Quando sarà, sarà. Più il controllo, più c'è il rimandare quella cosa, il rimandare, quindi angoscia, ossessione, controllo. Quindi con le carte, ragazze, scegliete di vedere alcune cose, non vedete 100.000 carte, non vedete 100.000 cose, perché quello è controllo. Quello è controllo. Tu non sai tu non sai il tuo karma, la tua anima, quando ha stabilito di farti arrivare una cosa. E quindi vivi nel presente con quell'angoscia di controllare. Te lo dico per esperienza mia, che quando lasci il controllo si libera nell'aria una farfalla. Ok? Ok, adesso vediamo arcano maggiore. La ruota, infatti, la ruota. Allora la ruota ti dice che tutto sta cambiando. I cicli karmici del passato, ok, si stanno chiudendo, ti ho detto qua c'è il bivio. E soprattutto mi arriva subito una cosa, ragazzi, sotto la carta è lasciare libero, lasciare il controllo, ok? Con la ruota sotto, no? Mi dice il controllo per quante volte? E a livello karmico hai ripetuto questa, per quante volte hai voluto avere il controllo? Per quante volte? Quante volte? E non basta, mo. Cioè non basta quella elucubrazione che ti fa stare male, ti porta giù a livello di frequenze. Qua abbiamo nella manifestazione delle azioni che parlano di purificazione in questa settimana, perché tu lo senti che nella manifestazione c'è la persona destinata a te, mi spiego, no? Ok, quindi tutto sta cambiando in favore di un nuovo sentire che avrà successo nella manifestazione di azioni che parlano di vero sentire, di vero amore. Vediamo l'angelo qual è? Connessione con Dio, ragazze. Angelo Leovia, recuperare la memoria, accettazione. Cioè, connessione diretta e costante con Dio. Se c'è la connessione con Dio, io mi fido, affido a te, Signore, ogni mia preoccupazione inerente a quella cosa a cui tu stai pensando adesso, ok? Perché so che ciò che mi merito mi arriva, ciò che mi spetta mi arriva. Connessione con Dio, Angelo Leuvia ti dice recupera la memoria, l'accettazione, recupera la memoria di chi sei, dell'essere divino che sei. E che ogni cosa che ti spetta di meraviglioso arriva, recupera la memoria, Angelo Leuvia. Ok? Connessione diretta e costante con Dio. Questo significa anche che tra le due persone qua c'è una connessione al di là di tutto e quando è il momento si manifesta, mi spiego, no? Accettazione, qua c'è l'accettazione di molti di lui, nonostante possano assumere una certa lotta nel non voler ancora ammettere questa relazione, ma che in ogni cellula di lui, di loro, parla di una connessione particolare con una donna specifica. Allora qua c'è l'angelo Leovia che glielo fa accettare, una resa, ok? Piuttosto che una lotta. Vediamo la porta che si apre. Ragazze, la porta del sole, cioè la porta del sole, questo è come se fosse uscito il divino maschile, ragazze, l'imperatore. La porta del sole ti dice che qua si sta manifestando l'unione, la sacra unione di fiamma in questa settimana. Lo dobbiamo vedere prima sul piano dell'etere e poi si manifesterà nella realtà concreta. Guarda, ti leggo questa carta perché dà brivido. Guarda, allora, 14. Guarda, Allora, parole chiave, un uomo importante, marito, padre, figura carismatica, influenze sulle scelte. Significato, la carta rappresenta affinità con due importanti arcani dei tarocchi, l'imperatore e il sole. Allora questa carta ti dice che come l'arcano dell'imperatore, la carta La porta del sole mostra un re seduto su un basso trono, indica infatti una figura maschile molto importante nella vita del consultante. Può trattarsi di un padre, un fratello, un marito, un fidanzato, a seconda della domanda, o di una persona importante nella tua vita. La figura riveste un ruolo determinante nella vita del consultante in questo momento e questo significa che questo si relaziona con questa persona e come vivi tu la sua influenza, ok? Questa carta ti dice che, aspetta, aspetta un attimo, la carta dei livelli, i significati. Questa carta ha un ruolo importante e benefico. Vuole alludere al superamento futuro di eventuali contrasti con la persona maschile in questione e addirittura può indicare che questo personaggio aiuterà concretamente il consultante a raggiungere i suoi obiettivi.
Riguardo all'amore, la carta è molto positiva perché indica l'uomo della vita, la persona giusta. Allora, ragazze mie, allora, no, allora un attimo, cioè, allora, allora, questa persona si rende conto, ok? E tu ti rendi conto che qua esiste una persona della tua vita, ok? Se qui siamo, la porta del sole significa ogni contrasto viene superato proprio in questa settimana rispetto a delle persone specifiche che sentono una connessione dirompente, di natura, di amore incondizionato, non di controllo. Non sono rapporti karmici questi, ragazzi, ve lo dico. Adesso vi spiego anche sui rapporti karmici. Qua si sente la connessione di fiamme inequivocabile e soprattutto questo lasciare andare il controllo in questa settimana porterà alla manifestazione definitiva di molte coppie di fiamma, ok? Adesso vi dico che per chi non ha nessuno, questa carta sta indicando che voi state attraendo una relazione animica importante di anima gemella o di fiamma gemella. State purificando l'energia in questa settimana e o può accadere in questa settimana che mentre purificate attira, ok? Ma io vedo per chi non ha nessuno e qua si sta giungendo in questa settimana a compimento la realizzazione del grande amore della vostra vita. Magari si realizza in primavera, non lo so, a seconda di livello karmico vostro, di livello di coscienza. Fatto sta che per le fiamme questo significa l'uomo della vostra vita, così come lui pensa di te la stessa cosa. Ok? Vi voglio dire un'altra cosa, qua stiamo andando a guarire delle manifestazioni con la porta del sole che riguardavano dei limiti che a livello karmico il nostro padre biologico ci ha potuto dare, ok? Magari era troppo controllante, un limite che riguardava una cosa karmica importante. Qua stiamo andando a guarire tutto questo e scegliere una via a livello intuitivo che parli di nuova manifestazione rispetto ai limiti karmici che abbiamo preso dalla nostra famiglia d'origine, soprattutto rispetto al nostro padre. Magari era aveva controllo su questo, non si abbandonava alle emozioni. Questa è anche un'altra sfaccettatura di questo tema. Ora un'altra cosa che voglio dire, rispetto alle situazioni karmiche, ragazze mie, poi vi viene di intuito che andrete a lasciare andare a livello di pensiero proprio quella fiamma karmica, scusatemi, fiamma karmica non esiste, quel rapporto karmico che vi ha dato già a livello proprio di potenziali, di doni, ha fatto già riconoscere in voi quello che non volete in un rapporto e quello che volete in un rapporto, ok? Quindi qua voi andrete in questa settimana a scegliere completamente qualcosa di diverso rispetto ai rapporti karmici, mi spiego, no? Perché qua c'è la porta del sole. Qua state attirando nella manifestazione un'anima gemella, ragazzi, una fiamma gemella. Quindi pulite bene questa energia questa settimana perché c'è l'acqua nella manifestazione, cioè nelle nostre azioni nel mondo dobbiamo fare cose che vanno a purificare. Ok? Se dobbiamo piangere, piangiamo per favore, lo spiego sempre, senza incolpare nessuno, perché non esiste fuori nessuno, sono nostre ombre. Quindi facciamo questa pulizia questa settimana perché stiamo attirando la frequenza di persone affini alla nostra rinnovata frequenza. La porta del sole stiamo attirando, connessione con Dio. Affidiamo tutto a Dio, che è il nostro sé superiore, la nostra anima, chiamiamolo come vogliamo, il nostro angelo custode che intercede per noi, gli arcangeli, chiunque tu senti vicino, ok? Ok. Ok, allora, ragazze mie, andiamo subito a vedere. Andiamo subito a vedere, adesso, tu stai prendendo? Sì. Allora, cosa succede al nostro lui in questa settimana? Andiamo a chiarire se c'è questa lotta forte oppure se c'è una resa. Qua io vedo comunque che c'è una resa rispetto alla lotta, è una presa di coscienza totale. Ok, vediamo un po'. Allora, il nostro lui, cosa accade al nostro lui divino femminile in questa settimana, per favore? Che tutto mi cambia, qua tutto mi cambia. Molti di lui si risvegliano proprio con questa ruota qui. Allora, chiediamo ai maestri 72 angeli, cosa accade a lui in questa settimana, per favore? Cosa accade a lui in questa settimana? Cosa accade? C'è un paggio di bastoni, qua c'è una voglia di comunicare. Cosa accade a lui in questa settimana? Cosa accade a lui in questa settimana, per favore? Cosa accade a lui? Ragazzi, che ti ho detto? C'è l'imperatrice. L'hai capito, no? L'hai capito. Allora, c'è l'imperatrice, voglia di comunicare questo amore incondizionato, Ok. Cosa accade a lui in questa settimana? Guarda, chiedere scusa, guarda quanti paggi, come sei carino, amore. Guarda. Ok. Allora, andiamo a vedere cosa accade a lui ancora questa settimana, per favore, al nostro divino maschile. Il nostro divino, il nostro lui, e qua c'è un 2 di denari, sì, ok, sta un po' inquieta, sta.
C'è la regina di spade. Allora, ragazze, qua c'è una presa di coscienza da parte di questa persona incredibile. Qua c'è una persona che ha paura di parlarti. Perché ha paura di parlare? O meglio, non è che ha paura, ecco perché lo vedo un poco in disequilibrio, un po' incerto, perché qua ci sei tu con la regina di spade. Che vuol dire questo? E che decidi tu? Nel senso, ti vedo voltare un po' le spalle e quindi questa cosa a livello energetico lui la sente, che tu stai per cambiare strada, eh. Questo sta sentendo, che sta perdendo la connessione a molti di lui. Quindi il senso qual è? Che con la regina di spade fondomazzo è anche la sua stessa energia di lui, cioè come colui che si sente ferito e sente di aver ferito. Non a caso abbiamo un paggio di coppe che ci parla della voglia di aprire il cuore e un paggio di bastoni la voglia di comunicare di questo cuore aperto. In mezzo ai due paggi abbiamo l'imperatrice. Cioè abbiamo l'imperatrice che è il divino femminile e qua abbiamo il divino maschile, ragazzi, eccola, presa di coscienza totale che c'è la relazione di fiamma gemella o di anima gemella di lui, la presa di coscienza totale di lui. E questo lottare, la voglia di anelare a questa relazione nonostante lui possa percepire lei fredda o comunque con un'energia che taglia, mi spiego? C'è l'imperatrice e quindi lui vuole veder crescere questa relazione, vuole vederla sbocciare, vuole la nascita di qualcosa di bello, vuole anche dei figli, vuole una famiglia e vuole aprire il suo cuore a questo, nonostante ci possa essere questo 2 di denari rispetto a una comunicazione perché come devo fare? Mi sento un po' instabile in questo momento, non a caso abbiamo l'acqua su di lui, la purificazione delle emozioni perché si è reso conto da poco che lei è la sua anima gemella, la fiamma gemella e anche perché a livello percettivo la percepisce fredda, questa regina di spade. C'è una persona che taglia, lui sa di aver sbagliato, altrimenti il paggio di coppe non mi esce e comunque si è reso conto di determinate cose che prima non si rendeva conto e quindi dice, mo come faccio a comunicare? Io voglio comunicare questa irrequietezza che sento e anche l'irrequietezza del fatto che mi appresto da poco a rivelare questa cosa così potente, ok? Ok, ok. Allora, vediamo un po' di cosa parla questo paggio di bastoni per lui. Cosa parla il paggio di bastoni? Giustizia, ragazzi. Qua si vogliono rimettere le cose in equilibrio, c'è la volontà di fare chiarezza col paggio di bastoni, di parlare laddove non si è parlato. Qui c'è 4 di bastoni, ragazzi, c'è la voglia di celebrare la vita insieme, anche di nuovo fiamme gemelle, 4 i bastoni, 11-11. Quindi c'è la voglia che la cosa più giusta è riconnettersi con la sua fiamma e celebrare la vita. Questa è anche la carta del matrimonio delle fiamme, la festa delle fiamme, ok? Voglia di comunicare, perché questa è la cosa più giusta da fare con lei affinché si mettano le cose in equilibrio e si celebri la vita insieme. La grande felicità nel luogo dove sta la fiamma, anche questa carta, ok? Quante me ne fai passare, guarda. Allora, l'imperatrice di cosa parla, per favore? Guarda, lui non ha dubbi, qua c'è un re di denari, lui è molto serio, il re di denari è colui che è serio adesso e vuole progettare la vita con lei, cioè è molto stabile in quello che sente, non ha alcun dubbio. Qua c'è la luna, ci sono delle cose nascoste che devono essere rivelate, delle cose che non sono state dette e il re di denari ci dice anche che adesso è consapevole delle sue paure avute in precedenza. Sono delle paure legate a cose non dette la luna, ok? Dei segreti nascosti. E adesso lui si pone rispetto a queste paure come si pone? Si pone come una persona seria, stabile, sotto l'imperatrice, perché vuole veder crescere tutto il potenziale della relazione e sa che è la donna dei sogni. Sogni concreti, eh? Il paggio di coppe, quindi, di cosa ci parla? Il paggio di coppe di cosa ci parla, per favore? Il paggio di coppe di cosa ci parla? Sì, lui col giudizio vuole un'altra possibilità. Lui è rinato a nuova vita, vuole un'altra possibilità. Dopo tanto tempo per molti di lui abbiamo l'appeso e ci può dire anche che ha bisogno un attimo, sta cambiando anche il punto di vista rispetto a questa rinascita prima di comunicare per alcuni di lui. La rinascita del giudizio ha sentito la chiamata divina, quindi si apre il cuore con delle scuse, anche con un piccolo gesto, qualcosa per sondare la situazione, anche perché non ne può fare a meno. Vuole la seconda opportunità grazie a una lontananza e un appeso che è stato messo qui, dove lui ha pensato tanto rispetto alla relazione. Queste sono carte di ritorno, ok? Il 2 di denari di cosa parla? Questa irrequietezza. Il 2 di denari di cosa parla? Sì. Allora qua c'è 2 e 3 denari, fondo mazzo, 8 di coppe. Allora ecco perché irrequieto, perché c'è stato un allontanamento emotivo da lei, ok? Quindi è irrequieto su come comunicare affinché si possano trovare delle soluzioni insieme per mandare avanti un rapporto meraviglioso, ok? Perché c'è stato un allontanamento emotivo in precedenza di lui e di lei, ok? Ecco perché lo vedo un attimo inquieto
su questo punto e sì, e lui sa che è anche questione di tempo, eh. E quindi il fatto è che o lui ha potuto abbandonare la connessione o lei, e quindi irrequieto nel voler ricostruire insieme in seguito a questo abbandono emotivo che c'è stato. Questo abbandono emotivo dell'otto di coppe può anche essere che lui abbandona altre circostanze che emotivamente non fanno più per lui. Questo lo rende un po' irrequieto perché si stacca, va incontro a qualcosa di completamente nuovo, un'ammissione di quest'anima gemella all'interno di lui, in ogni sua cellula, e questo lo rende inquieto rispetto a come dover costruire adesso, ok? Come si può collaborare adesso? Tutte queste domande si sta facendo, ok? Quindi c'è una lotta nel riuscire a ricostruire quello che si è lasciato in sospeso. Wow! Ok, ragazzi miei, ora passiamo a lei, vediamo un po', tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo un po' adesso cosa accade a lei in questa settimana. Questo successo, questo compimento, questa nuova strada, di cosa parla per favore? Cosa accade a lei in questa settimana? Chiediamo ai maestri per favore. Allora, cosa accade a lei in questa settimana? Di cosa parla questo successo, questo compimento e questa nuova strada? Paggio di spade, ok. Di cosa parla? Sette di bastoni. Di cosa parla ancora? A lei cosa succede? Qua abbiamo una regina di spade. 4 di spade, fondo mazzo, asso di spade, mamma quante spade! Allora ragazzi, io qua vedo c'è un asso di spade di fondo mazzo. Lei, io già ti dico una cosa, con quest'asso di spade di fondo mazzo, lei vuole chiarezza. Ecco perché la vediamo anche qua come regina di spade. Lei vuole chiarire, parlare, perché lei ha meditato, lei medita anche, mediterà in questa settimana per risanare alcune delle ferite che possono essere ancora aperte, sanerà la propria energia con il 7 di bastoni, che è la carta di colei che difende il frutto delle proprie fatiche, sana la propria energia, guarda le cose da lontano prima di agire, ma soprattutto parla affinché si possa, perché non si fida di alcune cose. Lei parla per potersi fidare, lei parla della verità in modo tale da sentire anche che cosa ha da dire la controparte affinché si possa anelare alla verità, alla spada di Michele, all'asso di spade. Ossia, tutte le sue azioni in questa settimana, la sua energia, questo successo che ha, questo prende una nuova strada, anche se non si può fidare di determinate situazioni, magari, no? Non mi fido della strada nuova, ma vado lì perché lì mi detta il mio intuito, sono cambiata, è per questo che io avrò successo nel compiere qualcosa che non ho mai fatto prima. Perché lei vuole chiarezza, vuole integrità, vuole dignità, e quindi lei parlerà proprio in modo, sarà, la vedo una veste regina di spade qua, cioè di colei che ha acquisito tanto dal suo passato, dal suo dolore, protegge la propria energia, il frutto delle sue fatiche, non si fida facilmente, quindi vuole la verità e, non lascerà, non se ne terrà una. Ecco, poi abbiamo un 4 di spade che ci parla affinché lei si possa fidare della sua intuizione e anche di quello che gli viene detto dall'esterno. Il 4 di spade ci dice che mediterà per avere l'intuizione giusta nel prendere una strada diversa rispetto al passato. Ok? Tutto con voglia nella verità delle cose. L'asso di spade è proprio come energia generale un qualcosa che taglia anche veramente ciò che non serve, che può aver fatto parte nella propria vita fino a un certo momento, a cui tu puoi essere stata legata, però adesso senza mezzi termini, asso di spade, regina di spade, paggio di spade, cioè ti taglia ciò che non ti serve veramente più e che sono delle resistenze energetiche a cui si state legate per troppo tempo, ma adesso lei con la carta del 7 di bastoni che protegge il frutto delle sue fatiche, combattiva rispetto a tutto quello in cui crede, non le darà diciamo a nessuno vinta in questa settimana, cioè parlerà chiaro, ok? Ok, adesso andiamo a vedere questo paggio di spade di cosa parla per lei? Del 2 di bastoni. Lei, allora, in questa settimana la vedo guardare molto rispetto a ciò che a voler uscire dalla sua zona comfort, il mondo, sì, a guardare avanti, non si fida di determinate situazioni o di una persona specifica, e quindi questo 2 di bastoni per alcune c'è anche un'altra persona che entra in gioco, ve l'ho già detto qui, è possibile che ci sia anche un'altra persona che entra in gioco affinché si vuole chiudere il ciclo con una vecchia relazione.
Al di là se c'è una persona o meno, il paggio di spade che ci indica è un'energia di colui che spia, che non si fida, prima di compiere un passo deve conoscere bene le situazioni prima di agire, e questo in conformità del fatto che si vuole guardare avanti per un nuovo inizio, guardare l'orizzonte, rinascere la nuova vita e chiudere con un ciclo karmico del passato. La ruota l'abbiamo anche qui abbiamo il mondo che si è ripetuto per troppo tempo, quindi io la vedo proprio con grande fierezza guardare avanti e scegliere i prossimi passi da fare affinché si possa uscire dalla zona comfort e programmare in merito a come fare con il mondo per chiudere anche un ciclo troppo troppo faticoso. Ok, qua si vuole chiudere anche una distanza con una persona, Ok, il 7 di bastoni di cosa ci parla? Vediamo. Il 10 di denari, lei combatterà, proteggerà il frutto delle proprie fatiche affinché lei possa rimettersi in una stabilità del 10 di denari. Lei vuole la stabilità e sa che deve difendere se stessa per mantenere la stabilità già raggiunta. Qua abbiamo un paggio di bastoni, questo mi viene da pensare che è possibile che lei riceva delle comunicazioni in questa settimana, ma affinché lei possa anelare la propria stabilità, difende bene il proprio territorio, e l'abbiamo già detto con la regina di spade, ok? Quindi può ricevere delle comunicazioni da qualcuno e affinché lei aneli la propria stabilità, difende ciò in cui crede, difende il proprio territorio e non gliele canta quattro, diciamo, non se ne lascia scappare una, questo mi arriva. Quindi è molto forte e determinata a raggiungere la stabilità rispetto a qualsiasi di comunicazione che possa arrivare, ok? Protegge il frutto delle sue fatiche. Ok, vediamo la regina di spade di cosa parla. Poi vediamo, questa regina di spade è molto evocativa, no? Qua ci sono delle farfalle rispetto alla spada, cioè la farfalla è il simbolo della rinascita. La rinascita ha un pensiero lucido, un pensiero logico, è una donna determinata la regina di spade perché ha in mano la sua verità e la protegge con tanta cura, ok? Frutto delle proprie fatiche. Di cosa parla la regina di spade ancora? Perché qua c'è stato un dolore forte e te l'ho detto già prima, il 10 di spade, lei ha avuto una metamorfosi, una idea chiara di ciò che vuole nella sua vita rispetto a un dolore fortissimo che sta elaborando o che ha già elaborato, di una chiusura. Lei non vuole più soffrire, lei si è sentita tagliata, ferita alle spalle, tagliata fuori, e lei adesso ha pieno successo rispetto a questa consapevolezza di questo dolore rispetto a un re di coppe, rispetto a una persona che lei ha amato o che ama tuttora. Lei vuole un ciclo nuovo in questa relazione, se è una fiamma gemella, è una persona che difende il frutto delle sue fatiche, lo ribadisco, è una persona che sa esattamente cosa vuole nella misura in cui può ricevere dei messaggi o delle comunicazioni. Lei, nonostante ami questa persona, però lei non gliele manda a dire, cioè lei avrà successo perché farà delle cose in questa settimana che non ha mai fatto. Mi viene come regina di spade, quindi ti dico che può dire delle cose che non ha mai detto pur amando questa persona, e magari in passato lei non l'ha detto per paura che lui se ne andasse, poi se n'è andato e ha capito che lei doveva recuperare il suo valore, e quindi avrà successo in questa settimana rispetto a un dolore fortissimo che ha avuto per una persona che lei ama. E in questo caso io la vedo parlare di cose o comunque sia agire in conformità di cose che non ha mai fatto, magari dire cose che non ha mai detto per paura che lui se ne andasse, ok? Allora, il 4 di spade di cosa mi parla? Del 9 di bastoni. Sì, qua c'è una diffidenza in conformità alla giustizia. Qua lei vuole giustizia rispetto a delle questioni che l'hanno fatta stare male, allo stesso tempo non si fida di determinate circostanze, quindi vuole entrare in una sorta di status emotivo più calmo, uno status emotivo calmo e lucido e meditativo, affinché possa avere le intuizioni funzionali a come agire in conformità del suo successo rispetto a delle situazioni specifiche della sua vita che le hanno fatto del male. In questa settimana avrà la giustizia, tutto si metterà in equilibrio perché interviene in merito alla perseveranza. Allo stesso tempo il 9 di bastoni ci parla della perseveranza che lei ha messo nella sua vita per proteggere il frutto delle sue fatiche e per rimettere le cose in equilibrio. Il 4 di spade ci dice anche la convalescenza funzionale affinché lei rientrasse in un potere degno del suo successo, ok? Wow! Ok ragazzi, vado a scaricare un attimo sta parte del video, se no mi si spegne. Eccoci qua ragazze mie, ho scaricato il video, ho mangiato il mio consueto biscottino, ne ho dato pure uno a lui, ne ho dato uno a lui perché mi piace quello che sta facendo oggi, mi piace. Ragazzi, allora riflettevo su questa stesa, no? A livello proprio globale. Qua ci stanno parlando di lasciare andare il bisogno di controllo di ciò che deve avvenire,
ok? Perché è tutto sul piano dell'etere e ad ognuna avrà ciò che gli spetta di meraviglioso. Qua stiamo parlando di amore puro e incondizionato, la necessità di spingerci nelle profondità di noi stesse, andando a chiederci veramente, ma io cosa voglio manifestare veramente? Cioè, questa carta del bivio, ok? Questa carta del bivio ci parla nei rapporti interpersonali, no? Che siamo giunti a un momento di verità nell'evoluzione del nostro rapporto, dentro di noi. E allora questa carta ci chiede di aprirci alla possibilità dell'amore o rimandare. Cioè, ci vogliamo veramente spingere più in profondità e farci coinvolgere nella passione reciproca o andarcene? Ecco, questa carta ti chiede che è il momento di assumerci la responsabilità di ciò che vogliamo davvero e seguire il nostro impulso. Questa carta ti dice di essere sincere con noi stesse riguardo a ciò che desideriamo fare, investire e donare e poi di scegliere. Cioè, non possiamo fare una scelta sbagliata. Cioè, se decidiamo di consolidare un rapporto, dobbiamo sapere che esso si baserà sulla verità e sull'autenticità. E così facendo abbiamo preso una decisione consapevole, ok? Piuttosto che limitarci ad aspettare perché non vogliamo essere da sole. Oppure abbiamo paura, oppure vogliamo porre fine al nostro rapporto, sempre interno e poi si manifesta fuori. E quindi dicevo, oppure vogliamo porre fine al nostro rapporto perché abbiamo paura dell'intensità di un legame sincero, ok? Tutte le strade che scegliamo di prendere quando esce questa carta portano alle lezioni che dobbiamo imparare all'interno del nostro rapporto. Qualunque sia la decisione, questa decisione vi metterà sulla strada giusta per una genuina esperienza affettiva. Quindi questa carta ti dice che siamo giunti a un momento del nostro viaggio interiore, che poi si manifesta nel piano della 3D con le nostre scelte, in cui ci siamo spinte tanto lontano e ora ci troviamo a dover fare una scelta. Dentro a questa scelta c'è il bisogno di cambiare, di evolverci e migliorare la nostra situazione. Mi viene in mente una domanda che può porre questa carta, no? Chi devo diventare? A cosa devo credere per vivere una vita di prosperità? Ecco, dobbiamo rispondere con tutta onestà e dal profondo del cuore a questa domanda. E la decisione da prendere in base alla risposta di questa domanda non ci costerà fatica. Il senso di tutto questo, di quello che stiamo leggendo oggi, e anche con questa carta dell'angelo Leovia. E questa carta praticamente aiuta ad affrontare le prove dure, facendoci capire il loro significato per comprendere che sono necessarie, evitando di cadere in ogni forma di disperazione. Ci insegna a provare gioia nei momenti di avversità e ci insegna che la luce è sempre presente. Cioè quest'angelo, questo nome, il nome leoviano, è come rimuove gli ostacoli che disabilitano la linea di trasmissione con Dio, come comportamenti negativi, le parole scortesi, tutte quelle forze negative che impediscono il passaggio delle nostre preghiere. Ed è una sorta di abbandono a Dio e conformità a ciò che vogliamo veramente a partire dal cuore, ragazze. Qua abbiamo la manifestazione di un vero amore, ma il vero amore è dentro noi stesse. Ok? Qua con una regina di spade che è consapevole di dover fare dei tagli nella sua vita per poter anelare, proteggendo il frutto delle sue fatiche, alla decisione, la porterà al successo. Il compimento ci parla che una fase della nostra vita è giunta al termine e che non possiamo prendere più niente da quel passato lì. Qua ci sono delle storie karmiche da tagliare, ragazze mie, in questa settimana. Ve lo dico, è proprio chiara questa cosa, perché stiamo attraendo la frequenza della persona che vogliamo veramente. Questo lascia andare il bisogno di controllo, ragazze. Parlo anche per le fiamme gemelle, connessioni di fiamma, che stanno nella disperazione o stanno male, perché lo so che state così, perché ci sono passata, ok? Non è soltanto frutto di studi
Sono passata da questa cosa, ok? Ve lo dico per esperienza delle mie cellule, questo dolore immane, questa tragedia che esiste, è perché solo con quella tragedia si anela alla luce, al risveglio spirituale e al pieno godimento della bellezza della vita. Perché il dolore, che cos'è il dolore? Lo spiego sempre, il dolore è l'unica forma di evoluzione dell'essere umano nella realtà 3D. Fin quando non passiamo in quinta D il dolore è necessario e stiamo già passando in quinta D. Però per ognuno è diverso perché è all'interno della propria coscienza. Il dolore non è altro che l'identificazione dell'ego che viene distrutta, il compimento ti dice è finita sta roba qua. Ok, lascia andare il bisogno di controllo, basta quando arriva, quando torna, quando fa, basta ragazze, basta, basta, alziamo queste frequenze, godiamoci quotidianamente quello che Dio ci ha dato e prima di tutto è la vita. Quando vi svegliate la mattina, proprio appena aprite gli occhi, dovete dire grazie Dio per il miracolo della vita che mi hai dato. Fammi capire oggi come posso servirti al meglio. Questo è l'amore di sé. Questo è l'amore che fa arrivare fuori l'amore per te, che ti meriti, perché sei un essere di luce, ma la luce la devi riconoscere dentro di te per attirare fuori, no? Quella frequenza stessa. E allora questa stessa di cosa ci sta parlando? Che qua c'è una battaglia che viene vinta sull'ego. Controllo, possesso, resistenza. Come diceva Eckhart Tolle, di cui vi ho suggerito anche il libro, Il potere di adesso, nella sezione community del canale dove vi ho suggerito tutti quei libri, il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. Che vuol dire con questo? Che il dolore è necessario all'evoluzione dell'essere umano su questo piano di esistenza 3D. La sofferenza, che cos'è? La sofferenza è praticamente la resistenza che noi mettiamo all'amore, ossia la resistenza che mettiamo davanti al dolore. Ok? Quindi questo processo di trasmutazione deve essere compiuto in questa settimana. La Porta del Sole ti dice che l'amore è qui per te, adesso. Tu lo devi sentire adesso. Una persona importantissima è il divino maschile dentro di te, che sta tirando fuori la tua fiamma, la tua anima gemella. Ok? Quindi questa settimana andiamo a fare questi tagli, per favore, andiamo ad essere luminose, gioiamo, per favore, gioiamo, alziamo queste frequenze, spegniamo televisioni, tutto, spegniamo per un tot di tempo come vi ho detto, stiamo con Madre Terra perché è lì che abbiamo il nutrimento. Gaia ci sta dando la sua quinta dimensione, è già passata lì. E allora acclimatiamoci con questa frequenza perché è meravigliosa, ragazze, ok? Ok, allora, detto questo, andiamo a vedere. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, andiamo a vedere qual è il pensiero di lui in questa settimana. Il pensiero. Qual è il pensiero di lui in questa settimana? Eccola, mi è uscito 4 di coppe, 9 di spade. Ok, significa che il pensiero, cioè proprio il 9, è ossessionato, ci sono delle preoccupazioni inerenti al fatto che è come si sentisse aver perso tante occasioni, come lei specifica, e questo significa, è anche l'ossessione, il pensiero, le preoccupazioni inerenti al fatto di aver perso tante occasioni di felicità. Ok? Quindi una buona redenzione gli fa bene, ok? Fondo mazzo, la forza, significa che dipende da lui, nel senso deve trovare la forza, il suo pensiero è inerente al fatto che deve trovare la forza di superare i pensieri ossessivi o comunque sia le preoccupazioni inerenti al fatto di aver perso delle occasioni o di averla persa, dipende da lui, nel senso penserà di trovare la forza di andare oltre a queste preoccupazioni e cogliere le occasioni che invece la vita adesso gli sta dando, ok? Datemi una specifica, 9 di spade e 4 di coppe, per favore. Il suo intuito non deve lasciarsi guidare dai pensieri, ma dal suo intuito. La papessa ci dice che ci sono e si farà guidare dal suo intuito nell'andare incontro alle difficoltà psichiche che gli arrivano di aver perso occasioni, perché tutto è possibile. Ok?
Fondo mazzo, asso di denari, perché vuole concretizzare un inizio concreto con una lei specifica e il suo intuito gli detta anche il fatto di non arrovellarsi nella testa, perché tutto è possibile affinché si manifesti la grande opportunità d'amore e di concretezza della sua vita. Ok, adesso andiamo a vedere invece cosa proverà. Cosa proverà lui in questa settimana? Qua c'è la temperanza, c'è la guarigione rispetto, mi cade sotto l'imperatrice. Proverà la necessità di avere il suo tempo per guarire rispetto a queste ossessioni mentali, di aver perso occasione, di averla persa, di aver perso le opportunità di felicità. Quindi proverà la sensazione di doversi prendere del tempo per guarire da queste dinamiche affinché lui possa manifestare finalmente un messaggio, o la partecipazione o la voglia di veder crescere questa relazione che lui sente ormai in ogni sua cellula. E qua abbiamo la regina di spade di nuovo, quindi guarigione dal fatto di affrontare lei. Nel senso, guarigione dall'affrontarla, cioè prima di affrontarla bisogna guarirsi, perché lui affrontando una lei va a affrontare l'amore incondizionato. Per molti di lui la prima volta. Ok? Un'altra specifica sulla temperanza, per favore? Sì, perché qua c'è una storia d'amore con una persona del passato specifica, 6 di coppe e amore puro. Cioè, perché nel senso io guarisco anche se ho paura ad affrontarla, non ho problemi, non devo avere problemi, guarisco, mi prendo questo tempo di riflessione, magari per molti è già arrivato questo tempo, affinché io possa, perché lui sente col 6 di coppe sulla temperanza un legame inequivocabile con la sua persona del passato, cioè con la sua persona proprio, che è l'imperatrice, da cui lui è scappato tante volte. C'è il 7 di spade, comportamenti sbagliati, da cui lui ha voluto sfuggire, non voler vedere questa relazione, infatti c'è lottare, ve l'ho detto, no? Lottare contro questo sentimento unico e inequivocabile, quindi io guarisco questi comportamenti sbagliati che ho avuto ed è in questo modo che io posso affrontare lei, perdonando me stesso. Ok? Wow, ok, che viaggio mi fate fare ogni volta, ragazzi. Allora, cosa penserà lei in questa settimana? Cosa penserà lei in questa settimana? Ah, lei c'è un 7 di spade. Lei penserà di sfuggire, di scappare, di non mostrarsi, di nascondersi. 10 di bastoni. In questa settimana, se che mi arriva, che molte di lei dovranno fare lo sforzo, penseranno di fare lo sforzo di rifugire, di nascondersi o anche di mentire su certe questioni perché stanno risanando le energie, di non palesarsi perché stanno risanando le energie e quindi guarderanno da lontano la situazione per poter fare un riequilibrio emotivo affinché facciano una scelta. Sì, qua è come se a volte mentiranno, molte di lei faranno lo sforzo di mentire perché devono prima chiarire dentro se stesse cosa devono fare. Ok, e il 7 di spade di cosa parla? Ancora di più nello specifico. Sì, qua c'è un 3 di bastoni. Vediamo il fondo mazzo qual è? Ah, è l'8 di coppe. Allora loro sai che stanno facendo? Molte di lei sai che faranno qua? Sfuggiranno per sanare queste energie di cui abbiamo visto prima, per poter prendere la decisione giusta. Infatti qua il 7 di bastoni è proteggere il frutto delle proprie fatiche emotive e anche proteggere se stesse prima di prendere una decisione e di avere successo, per guardare avanti col 3 di bastoni affinché questo è il 3 di bastoni, la carta dell'attesa, no? Un'attesa funzionale a cosa? Abbandonando emotivamente un campo con l'8 di coppe affinché si possa attendere la nave che arriva, che è l'elaborazione di tutto un processo emotivo che è in atto in questa settimana. Quindi molti di voi penseranno di abbandonare emotivamente il campo attendendo il momento giusto per fare o dire qualcosa. Ok. Di cosa mi parla? Scusa, cosa mi parla? Cosa proverà lei in questa settimana? Cosa proverà? Cosa proverà lei in questa settimana? Sì, e te l'ho detto, c'è un 9 di denari, proverà di voler stare bene prima di tutto con se stessa, un'energia autonoma, proverà questo, o farà vedere anche questo, magari perché si sforzerà di andare incontro al proprio benessere psicofisico, al proprio benessere emotivo e quindi proverà, grazie al fatto che pensa di rifugire una determinata connessione che la può portare giù a livello di frequenza, proverà un benessere psicofisico, un benessere emotivo che la porta poi successivamente a prendere delle decisioni in merito. 8 di denari ci dice che lei investirà e costruirà
sul suo benessere emotivo e si dedicherà a se stessa, al suo lavoro, prendendosi cura di tutti quei progetti che la fanno stare bene, la fanno stare in equilibrio psicofisico con se stessa, investendo, costruendo il suo benessere. Ok, mi date un'altra specifica sul 9 di denari, per favore? Un'altra specifica sul 9 di denari? Sì, qua abbiamo il folle. Lei rischierà di voler ripartire da zero in una situazione. Qua abbiamo il diavolo. Lei vuole fare un rischio di stare bene, cioè il folle significa anche il rischio, che anche quello rischierà di... Perché ti dico rischierà? Perché qua vedo che lei si nasconde da determinate situazioni emotive che l'hanno portata giù. Comunque sia, si ritira proprio per sanare se stessa. Fa questo rischio, prova questa cosa per liberarsi dall'attaccamento, situazioni tossiche o delle dipendenze che ha. Rispetto al controllo abbiamo detto qua ragazze, quindi qua viene sanato la parte del controllo, dell'ego, tutto ciò che riguarda il diavolo. Quindi sulla parte emotiva cosa proverà? Abbiamo visto questa voglia di rimettersi in piedi a livello psicofisico, di stare bene, proteggere il frutto delle sue fatiche. Rischierà di fare questo perché vuole partire da zero rispetto a delle dinamiche, delle dipendenze che aveva col diavolo, rispetto al controllo. Ok, grande lavoro interiore anche qui. Vediamo qua quali sono le azioni che lui vuole mettere in atto questa settimana. Quali sono le azioni che vuole mettere in atto? Di nuovo folle, qua lui vuole fare un rischio, rischiare in qualcosa. Rischiare per aprire il cuore o chiedere scusa, mi cade sotto il paggio di coppe. Eh sì, qua rischia di... qua c'è l'asso di coppe ragazze, qua lui vuole rischiare nel creare un'opportunità d'amore, un'opportunità emotiva con una lei specifica. Quindi farà questo rischio. Abbiamo visto quindi che per molti di lui che avevano paura di interagire con lei, ma sentono l'unione di quel 6 di coppe, alla fine rischiano per creare questa opportunità, l'asso di coppe emotiva, un'opportunità di incontro, d'amore. Ok, e forse perché lei si isola, anche qui sente il distacco e quindi lui agisce. Vediamo, allora, ok, un'altra specifica sul folle, per favore, una specifica sul folle. Sì, sì, qua c'è la torre, ragazze, qua c'è un'azione improvvisa, ragazze. Qua c'è un'azione improvvisa dovuta a una crisi interiore che non si può, su cui non si può tergiversare. Vuole fare un'azione improvvisa dovuta a una crisi interna per vincere, per avere successo, 6 di bastoni, affinché lui possa avere successo nel manifestare questo amore. Ecco, mi sta fischiando di nuovo l'orecchio. Lui fa un gesto improvviso, rischia di fare qualcosa di improvviso che va a scioccare completamente quel 6 di bastoni perché vuole vincere in questa cosa, essere riconosciuto. Caspita, che settimanella, eh? Ok. Quali sono le azioni di lei in questa settimana? Le azioni di lei in questa settimana, quali sono le azioni? Ragazzi, un 10 di coppe, dai. Lei farà azioni improntate alla vera felicità, al vero benessere. Lei farà azioni che parlano dell'unione, della famiglia, della felicità. Sì, qua c'è molte riappacificazioni, vedo in questa settimana, e qua c'è 3 di coppe, preciso, riappacificazioni. Le sue azioni saranno improntate alla gioia, alla felicità, a tutto ciò che è per lei il benessere, la felicità, la stabilità, ritrovando l'autonomia psicofisica ed emotiva del 9 di denari, proteggendo il frutto delle sue fatiche. Quindi penserà di alcune si ritirano proprio per non far vedere a lui la dipendenza che possono avere o comunque sia il controllo, l'attaccamento. E qua per alcuni di lui c'è un gesto improvviso e lei dopo questo gesto improvviso agirà in conformità della vera felicità per celebrare la vita insieme a un lui specifico. Datemi un'altra carta su questo 10 di coppe, per favore. 8 di spade, asso di spade. Allora ti dico già una cosa. Lei è possibile che non veda arrivare con l'8 di spade perché sta sanando le sue energie affinché possa avere un'idea chiara e lucida. Il nuovo l'asso di spade ci parla della voglia di comunicare in modo aperto, concreto, sincero, senza mezzi termini. Qualcosa che lei, quindi sana le sue energie con l'8, l'abbiamo visto anche qui, di spade, no? Qualcosa che lei non vede arrivare, però per cui ha un'idea chiara. E quindi lei a questo punto, rispetto alle azioni che mi esce come carta cardine, il 10 di coppe, lei non se l'aspetta questa cosa e da che non vedeva questa cosa con l'8 di spade, lei va a manifestare azioni che parlano di grande felicità con un discernimento tale, autentico e un parlar chiaro. Ok, adesso andiamo a vedere quali sono, anzi sì,
Qual è il risultato di tutte le azioni di lui in questa settimana? Il risultato di tutte le azioni di lui. Mondo, ragazze mie, qua abbiamo un ciclo che si chiude. Lui farà un azzardo, qualcosa che chiuderà un ciclo, un vecchio mondo e si aprirà al nuovo mondo. 9 di coppe, quindi il risultato delle sue azioni portano alla realizzazione di un suo grandissimo desiderio che è inerente a farsi avanti con una lei specifica per chiudere un ciclo e iniziare un nuovo mondo insieme. Non a caso abbiamo la porta del sole, ecco perché le sue azioni sono improntate al 10 di coppe. 9 e 10, poi sequenza numerica. Ok, qual è il risultato di tutte le azioni di lei in questa settimana? Il risultato di tutte le azioni di lei in questa settimana qual è? Paggio di coppe, ragazze, lei si apre a livello emotivo, Lei si apre a livello emotivo perché o riceve una comunicazione, comunque sia il risultato di tutte le sue azioni. Lei è conforme all'apertura di un cuore, anche con di cuore, con un gesto romantico, comunque sia accogliere l'amore dell'altro, perché lei accoglie l'amore di sé. Il bivio, cosa che non aveva mai fatto, parlando anche chiaro di cose che non ha mai detto, aprendo il suo cuore. 10 di denari, perché questo le dà la vera stabilità, il risultato di tutte le azioni di lei è l'apertura del cuore, anche una piccola comunicazione emotiva o comunque sia un invito, qualcosa che è inerente e determina la creazione della vera stabilità. Allora, qua per alcune di lei, ragazzi, io vedo che loro penseranno durante la settimana di rifugire dal far vedere a lui qualcosa o alla gente o intorno per sanare le proprie energie, per avere un giusto discernimento su cosa fare e cosa dire, riprendendo totalmente il controllo psicofisico, il controllo emotivo di loro stesse, lavorando bene su se stesse, covando dentro di sé la protezione del frutto delle fatiche raggiunte grazie a un dolore, parleranno chiaro e le loro azioni in questo parlare chiaro, perché un 10 di coppe mi cade sotto la regina di spade, il loro parlare, il loro essere, il loro risveglio spirituale, il loro anche dolore trasmutato le porta a fare azioni che parlano di grande felicità. E il paggio di coppe come risultato di tutte le azioni e arriva in virtù del fatto che loro sanano le ferite del 4 di spade, cioè la meditazione, l'intuito le porta ad aprire il cuore a livello sia energetico sia proprio a livello vis-à-vis, faccia a faccia con la persona del loro cuore, perché qua abbiamo la porta del sole in questa settimana. Quindi quindi qua c'è una rinascita totale dovuta al fatto che molte persone hanno lasciato andare il bisogno di controllo, altre viene chiesto in questa settimana di farlo. Io vedo, ragazze mie, per alcune che entra in gioco una nuova persona, dopo un rapporto karmico entra in gioco una nuova persona, e qui un messaggio canalizzato per alcune. Mi viene da dire che voi, se entra in questa settimana questa persona, voi sentite un collegamento animico con questa persona al di là di tutto, forse per la prima volta, non lo so, mi sta arrivando questo, entra in gioco un invito da parte di questa persona, perché voi siete nel pieno dell'equilibrio in questa settimana, perché proteggete bene il frutto delle vostre fatiche. Vi viene chiesto in questa settimana di affidarvi anche a quest'altra persona che può entrare in gioco insieme a una persona che state dimenticando, karmica, ok? Per alcune ragazze, per alcune, perché può essere veramente una persona importante questa. Ora, quindi ragazze mie, rispetto a tutto, noi dobbiamo decidere in questa settimana se vogliamo tuffarci nell'amore vero e incondizionato, quindi all'interno di noi donarci all'altro, oppure ripetere vecchi schemi. Beh, fatto sta che vi dico anche una cosa, se doveste ripetere vecchi schemi va bene comunque perché dovete recuperare alcuni aspetti di voi in quei vecchi schemi. Fatto sta che l'energia generale è quella anche a livello globale, nazionale, quello che sta accadendo e che noi vedremo in questa settimana manifestate delle azioni nel mondo, vedremo fuori di noi delle azioni che parlano di avvenuto compimento, di energie di fratellanza, di uguaglianza, sta avvenendo fuori tutto questo, è la purificazione della manifestazione, ok? Quindi è richiesto veramente, ragazzi miei, come ci dice l'angelo Leovia in questa settimana, no? Questo che cos'è? È proprio, dobbiamo sentire la connessione con Dio in questa settimana, proprio più forte del solito. Dobbiamo farci guidare da questo. La luce è sempre presente, ok? E questo angelo impedisce che vengano, cioè quest'angelo toglie tutti gli impedimenti che impediscono il passaggio delle nostre preghiere, ok? Qua avviene un cambio radicale di rotta completo in questa settimana che vede l'armonizzazione veramente di divino maschile e femminile sui dettami dei grandi archetipi, Ok, grande esperienza in questa settimana come al solito. Io adesso voglio andare a mettere una carta
tu stai riprendendo, no? Sì. Allora, voglio andare a mettere adesso una carta su quella lotta di lui, per favore. Una carta sulla lotta di lui. A cosa porta quella lotta? Una carta per lui. A cosa porta quella lotta di lui? Quella lotta di lui a cosa porta? Una carta sulla lotta, per favore. Una carta sulla lotta. Due carte. Chiarimento e mago. La forza. L'albero della vita poi è uscito, quindi il mago, la forza, il potere di sviluppi, chiarimento sulle incertezze. Ok, allora qua confermiamo che la lotta è per voler manifestare un chiarimento rispetto a quello che lui sente per una lei specifica, o comunque quello che lui sente rispetto a tutte le incertezze di cui si può aver fatto carico in precedenza, e ha tutta la forza e il potere per manifestare la chiarezza, perché qua lui vuole l'abbondanza, vuole vedere manifestati i suoi reali desideri, sia con una lei specifica che nella sua vita. Ok, di cosa parla il successo che avrà lei in questa settimana? Il successo che avrà lei in questa settimana, una carta sul successo, eccola, gioia, gloria, celebrità, ragazze, leggete voi qua, leggete qua, gloria, celebrità. Gloria e celebrità vedete in questa settimana, ragazze mie. Adoro. Adesso io ti metto allora una carta di queste. Allora, ci date per favore un consiglio? Anzi, prima del consiglio facciamo con l'altra. Una carta lui rispetto a lei, per favore. Una carta lui rispetto a lei. Lui rispetto a lei. Lui rispetto a lei. Ragazze, non ci credo. L'amato, accettazione totale. È innamorato perso, anime gemelle, amato, è uscita la carta del 2, divino femminile, lui ama incondizionatamente la sua lei. E ragazzi, questa è a breve sta cosa, perché qua c'è lui, mai uscita una carta del genere su di lui. Una carta su di lei, per favore, wow. Una carta su di lei, ma qua ne vediamo delle belle sta settimana, ne vediamo proprio delle belle, rischio, tutte queste storie qua. Ok, una casa in ordine, chiarezza e organizzazione, ragazze. Non ci credo, ragazze, scusatemi. 1, 2, ragazze, 1, 2. Cioè qua c'è il divino maschile su di lei, il divino femminile su di lui. Non ci posso credere. Mamma, che settimana, qua ci saranno colpi di scena, ragazze. Allora, chiarezza e organizzazione. Più regina di spade, questa chiarezza che manifesta l'amore veramente, lei avrà chiaro quello che vuole. Chiarezza e organizzazione, una casa in ordine, lei è la regina del castello, lui lo sa e l'ama in modo incondizionato. Io non chiederei nient'altro, voi che ne dite? Perché, come lo chiamo sto video? Vabbè, e qua ne vedremo delle belle in questa settimana, ragazze mie. Veramente sto cercando di vedere se devo mettere altre carte. No, magari no, perché sai, ne vuoi sapere di più, sempre di più, ma guarda, ci metto forse questa, va. Guarda, voglio capire un attimo su questo. Mi date su questo folle, sulle azioni di lui, questo folle, ancora di cosa parla? Eroismo, ragazze. Eroismo, atto eroico, folle, torre, mamma mia. Mi date una carta su questo mondo, su di lui? Il mondo, per favore. 200.000 non uscito. Successo, 10 di coppe, oddio. Oddio, ragazzi, qua questo sparato arriva settimana. Fatemi capire sulle azioni di lei questo 10 di coppe, per favore. Affari, re di denari. Ragazze, allora, il re di denari con 10 di coppe, lei significa che molti di lei ricevono da parte sua la voglia di costruire questo re di denari insieme alla grande felicità. E questo paggio di coppe di cosa parla a lei? La temperanza, qua c'è la guarigione, comunicazione emotiva che porta alla risoluzione di tantissime difficoltà, E ragazze, che vi devo dire? Niente, io guarda, è una stesa meravigliosa questa settimana, vedremo dei colpi di scena, veramente dei colpi di scena, inauditi. Guarda ragazze, allora vi ho detto, vi ho consigliato cosa fare, no? Le carte ce lo dicono chiaro. Ordine, organizzazione, cioè vuol dire proprio rispetto alla carta del bivio, cioè vogliamo impegnarci all'amore incondizionato, lasciamo andare sto controllo, vediamo che cosa arriva nella nostra vita, diamo il meglio di noi stesse quotidianamente, chiediamo a Dio, agli angeli,
spiriti guida, il supporto affinché possiamo avere le idee chiare su come agire e sappiamo che qualsiasi scelta facciamo, una volta che facciamo appello alle nostre divinità, è sempre la scelta giusta. Quindi non c'è una scelta sbagliata quando facciamo appello alle nostre divinità e poi facciamo una determinata scelta. Perché qua ne vedremo veramente delle belle che vanno a manifestarsi come le relazioni del nuovo tempo, veramente. Cambio di tutto, cambia rotta, questo si dichiara. Ma anche lei. Vabbè, ragazzi, è stupendo, poi mi fate sapere. Quindi, mie adorate, mie divine e ragazzi miei, vi auguro veramente una settimana meravigliosa e ne vedremo veramente delle belle questa settimana. Quindi potere alla mano, potere spirituale alla mano, che la luce sia con voi ragazze mie, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica tutte. Mua!